Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi video un po' particolare, vi ho detto che vi avrei fatto dei video sull'autoproduzione e questo è un video fatto in scatti fotografici e qualche parte parlata, come questa prima che state vedendo. Per chi non mi conoscesse, sono Gabriella, mi chiamo Gabriella, in arte Brigabiciù. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanella così da non perdere i video che andrò a caricare. Oggi di cosa parliamo? Oggi condivido con voi questa mia ricetta. Voi direte che cos'è? Questa è una saponetta stampo Sole e Luna, è quella che io utilizzo, che mi sono autoprodotta per fare i piatti. Mi trovo benissimo, la utilizzo da mesi, è ecologica, non inquina, è fatta con prodotti, in questo caso fatta con un tensioattivo che è l'SCS, Sodium Coco Sulfate, poi ve lo scrivo e vi metto giù il link di dove acquistarlo eventualmente. All'inizio facevo un altro prodotto per i piatti, che era fatto con l'aceto, con il limone, col bicarbonato, però Martina diceva che aveva un odore troppo forte e oggettivamente poi seccava un po' le mani. Invece questo è comunque fatto con prodotti biologici, dura tantissimo ed è solido, non irrita le mani. Io ci metto la glicerina e poi lo vedrete negli ingredienti. Come ho scoperto questa ricetta? Come l'ho formulata? Semplicemente sono andata a curiosare sui siti di prodotti bio e naturali e ho visto le saponette solide per i piatti e ho guardato un po' gli inci e ho provato a realizzarle. Il primo tentativo molliccio, il secondo così così, al terzo tentativo sono riuscita e quindi condivido con voi questa ricetta. Lo so che sono percorsi difficili da fare, però io lo condivido con lo spirito che anche una sola persona che attui questo cambiamento va bene. Se non attuate il cambiamento e volete restare così come siete perché siete abituati a questo stile di vita, non ve ne fate un cruccio, perché io, ecco, mi rendo conto che non tutti hanno quella predisposizione per autoprodursi le cose. Io nel mio piccolo ci riesco e quindi ho deciso di fare questo passo in avanti e lo condivido con coloro che si sentono di poter provare. Niente, vi abbraccio e come sempre ragazze, buona creatività. Ciao, ci vediamo a un prossimo video che sarà orecchini, ma non vi dico la tecnica. Ciao! A fine video poi vi metterò tutti i pesi dei vari ingredienti. Questo è praticamente il tensioattivo di cui vi parlavo, il Sodium Coco Sulfate. Dopodiché utilizzeremo un ingrediente che io ho disponibile sempre, che è la cenere di camino. Ovviamente l'andrò con un colino a filtrare bene, prenderò solo la parte più sottile. Servirà poi dell'amido di riso, ma va benissimo anche l'amido di mais, perché l'ho utilizzato altre volte. Dopodiché bisogna sciogliere l'acido citrico in un pochino d'acqua. Vedete, io ho questo bicchierino di plastica. Dopodiché facciamo una pastella e alla fine aggiungeremo gli oli essenziali e qualche goccia di glicerina, nulla di più. Mescoliamo tutto, otterremo questa pastella che andremo a versare all'interno del nostro stampo. Nulla di più semplice, aspettiamo che asciughi un pochino e la utilizziamo. Aspetto in genere 24 ore. Una volta sformata, questa è la saponetta, dovete aspettare 24 ore perché si secchi e si solidifichi un pochino, poi dipende un po' dall'umidità. Come vedete si usa strofinandola su una spugnetta e lavate le vostre stoviglie, quindi non dovete riempire la vaschetta ma usarla così e poi dopo procedete con un rollare risciacquo e vedrete che i vostri bicchieri, i vostri piatti anche unti verranno veramente benissimo, come vi mostro qui in questa foto. Adesso in questo video adesso vi mostro anche un piatto che è bello untino, eccolo qui, e il risultato naturalmente non cambia. Strofinate un pochino, non è necessaria tantissima acqua, come vedete fa una bella schiuma
morbida che tranquillamente deterge in profondità, quindi passate tranquillamente al lavaggio di tutte quante le stoviglie e riponete, non lascia macchia, non lascia aloni, anche perché ci abbiamo messo l'acido citrico, quindi che è un anticalcare naturale, e i vostri piatti verranno benissimo. Sono passate un paio di settimane e questa è la mia saponetta, non è ancora finita, e alla fine, se si dovesse spezzare o insomma non essere più utilizzabile come saponetta, io cosa faccio? Prima ne preparo un'altra, quando arriva a essere così sottile ne preparo un'altra, perché si stagionano, si seccano un po' di più, quindi diventano più dure. Carina, vero? Chi di voi ha una saponetta per i piatti così? Non lo so. Quindi dicevo, torniamo a noi, quindi io adesso già ne vado a preparare qualcun'altra così le conservo, ma quando si sbriciola prendo i pezzettini che restano e li metto in piccoli barattolini di vetro, in un piccolo barattolino di vetro con un po' di acqua calda, e la faccio sciogliere, diventa sapone e quindi è utilizzabile così poi sulla spugnetta. E faccio lo stesso anche per le saponette dello shampoo solido, faccio la stessa identica cosa, perché a un certo punto diventano piccolissime e inutilizzabili. Anzi, adesso ve le faccio proprio vedere per farvi capire, quella intera e quella nel barattolo. Allora, questa è la mia saponetta, il mio shampoo solido. Uso lo stesso stampo, ovviamente cambia il colore perché cambiano gli ingredienti. Poi qui c'è l'argilla rosa e questi pezzettini che vedete in superficie sono camomilla, e avrei dovuto assottigliarla di più, ma andavo di fretta e quindi va bene, sciacquo un po' meglio quando procedo al lavaggio. Questo che vedete qui nel barattolo di vetro è ciò che vi dicevo, praticamente questa saponetta, vedete infatti il colore è rosato, diluito in un poco d'acqua, e con questo potete tranquillamente farci la doccia e lo shampoo, ne potete fare tranquillamente 2 o 3, perché questo shampoo dura tantissimo, come d'altronde anche la saponetta. Questa, considerate che sono 2 settimane che la sto utilizzando, io faccio i piatti sempre, non ho la lavastoviglie, quindi è l'unico sapone che utilizzo. E idem per le saponette, queste insomma le usiamo io, Marco, ne faccio altre formulazioni, a volte con qualche altro ingrediente, ma in linea di massima questa è quella che utilizziamo di più. E quindi con questi poi potete farci shampoo, se lo fate con la saponetta potrete farci i piatti. Lo so, sono cose un po' forse che a qualcuno danno fastidio. Qualcuno dice: ma come fai queste cose, i barattolini? Però è peccato, perché alla fine questo veramente ci fate 4-5 shampoo, vorrebbe dire come buttare un quarto di una bottiglia di shampoo liquido che acquistate. Quindi io, se decido di sfruttare il massimo da tutto, lo faccio, insomma, almeno in queste cose ci provo. Niente, spero di avervi incuriosito con questa cosa dell'autoproduzione. Vi metto poi giù gli ingredienti di questo sapone, se qualcuno si volesse cimentare, con i vari pesi. E niente, un bacio a tutte, ciao! Ovviamente le mie competenze su questi prodotti sono, tra virgolette, limitate, però mi sono un pochino informata, e tra i vari tensioattivi, quelli derivati dal cocco, come lo SHI, scritto SHI è la sigla, e l'SCS sono i meno aggressivi. Lo SHI ancora di meno, e infatti è quello che io uso all'interno delle saponette, shampoo e quant'altro. Sicuramente vengono prodotti da oli, come per esempio il sapone di Marsiglia, in questo caso dal cocco, e quindi sicuramente
hanno un impatto sull'ambiente inferiore di quelli derivati dai petroli, e quant'altro, anche a livello proprio di produzione. Purtroppo la sfera di cristallo e tutte le competenze che vorrei non ce le ho, quindi nel mio piccolo cerco di dare il mio messaggio. Se tutti i negozi bio e naturali producono i loro saponi, shampoo con questi prodotti, penso di poterlo fare anche io, anzi io almeno son sicura di quello che ci vado a mettere. Leggo gli inci di tutti gli ingredienti, in questo caso veramente della saponetta, cioè qui c'è l'amido, c'è la cenere del camino, poi andrete a vedere, quindi sto abbastanza tranquilla. Ecco, va bene, vi saluto. Ciao! Ultimo dettaglio da non sottovalutare è l'aspetto economico, perché questa saponetta, se non ci fosse l'olio essenziale, non arriverebbe neanche a costare 1 € e dura un paio di settimane. Quindi vi rendete conto che c'è una bella differenza. Va bene, fate voi, io ho condiviso il mio. Ciao! Allora, questa è la ricetta. Se non vi dovesse venire proprio solida, poi vi autoregolerete voi con i prodotti che avete. Potete mettere un altro po' di tensiattivo oppure mettere un pochino di amido in più. Oppure modificare leggermente la quantità dell'acqua che andate a mettere, perché io faccio tutto a secco senza scaldare nulla. E mi raccomando, mettete sempre la mascherina per evitare inalazioni di tutte queste polveri. E come sempre ragazze, un bacio e buona creatività. Ciao!